Allora, oggi parlo del 12° Euro Young PFDJ Conference che si è tenuto quest'anno, certificato di partecipazione. Quest'anno si è tenuto in Italia per la seconda volta. Non mi sono scritto granché, nel senso non ho preso appunti, dirò le mie. So già che qualcuno rimarrà un po' deluso, era successo anche con video, quando ho fatto i video in Eritrea. Alla fine io racconto il mio punto di vista, poi nei commenti fatemi domande e rispondo, però qua in video tenderò a rispondere alle cose che mi interessano a me. Non mi sono scritto niente, quindi vado a ricordo. Allora, io è la prima volta che ci vado. Prima di tutto, cos'è? È una conferenza praticamente di 3 giorni, tolto il viaggio, alla fine sono 3 giorni in cui si parla dei temi caldi che riguardano l'Eritrea. È una conferenza che si tiene annualmente, questa è la 12ª, si tiene ogni volta in una città europea diversa e ogni volta viene praticamente organizzata dai giovani dello Young PFDJ di quel paese. Ovviamente in un modo o nell'altro si partecipa a tutte le varie organizzazioni che ci sono in Europa, però tendenzialmente il paese ospitante è quello che poi va a organizzare l'evento. Quest'anno è toccato all'Italia e dalle parti di Pescara, in un paesino di mare che si chiamava Monte Silvano. Siamo arrivati a Roma e da Roma siamo partiti col pullman. Un'altra cosa che ho capito, che è collegata anche al pullman, gli eritrei se la ballano per la qualsiasi, nel senso, cioè, fa proprio parte dell'essere eritreo. Infatti dovrò cominciare a ballare anch'io perché sennò mi tolgono il passaporto. Il primo giorno niente, era solo accoglienza, quindi arrivavamo, prendevamo la maglietta piuttosto che il tesserino, la borsa con le cose per prendere gli appunti, queste cose qua, e ti registravi, salivi in camera e posavi la roba. La mattina dopo sveglia, la sveglia è sempre alle 6:30, quindi sveglia 6:30. La mattina dopo ti svegli, fai colazione, saluto alla bandiera e l'inno nazionale, e questa cosa poi risuccede anche a chiusura. Prima di partire, inno nazionale e saluto alla bandiera. La bandiera erano le 2 bandiere eritree e in più c'era la bandiera del paese ospitante che era quella italiana. Nelle prime file c'erano ragazzi vestiti con costumi delle etnie eritree con in mano la bandiera. Finite queste è cominciata la vera e propria conferenza, nel senso che ci sono persone che parlano, tu li ascolti, ci sono dei momenti in cui puoi alzare la mano, ti dà il microfono, gli fai la domanda, lui ti risponde, quindi era questo tipo di cose. Io ho ripreso la prima mezza giornata, la conferenza, l'ho seguita, tutto quanto, dopo ho aiutato un po' il gruppo media, quindi il gruppo che riprendeva e fotografava, quindi un po' riprendevo e un po' ascoltavo. Non posso stare a raccontare tutto perché qua 3 giorni di conferenza come faccio a raccontarli? Tanto cominciare si è fatto un punto della situazione dell'Eritrea, no? Una cosa che non sapevo per esempio era che dall'indipendenza al 98 l'Eritrea ha avuto una ripresa incredibile, stava diventando, non so, leader in tante cose in Africa. L'intervento dell'Etiopia che stuzzica e invade è fatto anche per fermare questa crescita. Su questo siamo messi peggio di quegli anni là come situazione, no? Quindi già questo fa capire il danno enorme che quella situazione che ancora fino adesso si porta avanti perché ancora non è risolta, nonostante a livello legale è risolta, però la situazione è ancora lì bloccata e nessuno fa niente, no? Hanno fermato un processo di crescita che era già in atto. Questa conferenza nasce anche dal fatto che c'era bisogno di un fronte fuori. Una delle cose che si è detta in conferenza è anche questa, ed è quello che penso anch'io: c'è bisogno di difendere l'Eritrea mediaticamente, perché la nuova lotta, i nuovi attacchi che si fanno all'Eritrea sono mediatici, nel senso, prendi una storia, la ingigantisci, li metti lì, vai a fare una manifestazione rispetto a quello, cerchi di creare una situazione che associ l'Eritrea a un mondo barbaro. Perché questo? Perché una volta che tu sei riuscito in qualche modo ad abbattere o comunque a creare un'immagine dell'Eritrea, poi puoi fare quello che vuoi. C'è bisogno in qualche modo di fare controinformazione rispetto a tutte le baggianate che si dicono,
ed incominciare a raccontarla in maniera positiva e in maniera reale, perché l'Eritrea ha sicuramente delle difficoltà, ma se chiunque poi va a indagare, se sei onesto, arrivi al punto della difficoltà, che è sempre uno e quello. E si è parlato di queste cose qua nella conferenza, poi c'erano dei workshop, poi c'era chi è venuto da Asmara e magari era un rappresentante, c'erano gli ambasciatori e c'era un po' la dirigenza, no? Dell'Eritrea. Quello che mi ha colpito dei vari interventi è da cominciare che ci sono degli ottimi comunicatori, perché comunque non so, adesso mi ricordo quanto dura, però magari 2 ore di conferenza di seguito, non so se c'è mai stata, però penso di sì, 2 ore di conferenza di solito, l'abbiocco ti può arrivare. C'era persone che ogni tanto quando calava la tensione, la battuta te la tirava e ti alzava l'attenzione. Mi è piaciuto anche da questo punto di vista. Una storia che mi ha colpito particolarmente, non l'ho seguita tutta perché stavo facendo altro, stavo anche, non mi ricordo, stavo forse montando. Abbiamo fatto anche un piccolo spettacolo che poi metterò, è divertente in Tigrinya, però devo mettere sottotitoli, montarlo e lo metterò a parte. Mi ha colpito particolarmente, anche se ho sentito solo l'ultimo pezzo, la storia di questo signore che non mi ricordo dove vive, comunque vive credo all'estero, che è un ingegnere, è diventato ingegnere, ha creato azienda, l'ha portata in alto, comunque è una delle migliori, tutto quanto, e alla fine l'ha donata all'Eritrea. E uno dice: è impensabile sta roba qui. Allora, oltre alla conferenza, negli altri giorni c'erano anche dei workshop, cioè tipo si vede divisi in, non so, 10-15 gruppi nelle varie stanze e si discuteva. È stato interessante da diversi punti di vista. Un evento del genere è impensabile riuscire ad organizzarlo perché, cioè nel senso, in verità non è l'unico argomento che mi interessa e di cui parlo. Quando parlo di altri argomenti, per esempio anche i neri in Italia, spesso ho cercato di attivare, di organizzare cose. Ed è infattibile perché secondo me cosa ci frega? Ci frega il fatto che siamo troppo abituati ai social. Chiunque di noi viva comunque in Europa, in Occidente in generale, parte della sua vita è lì. Anche se devi dire qualcosa rispetto a una cosa, vai e scrivi, magari dici la tua. Ci sono tante situazioni in cui tu puoi commentare, in qualche modo sfogare la tua frustrazione o comunque sentire di dire la tua. Quindi viviamo un po' così, su questa dimensione qua. Se siamo di città diverse, figurati se siamo di paesi diversi. È impensabile, è molto, comunque è complicato. Ho sempre trovato difficoltà, e anche parlando con altre persone che fanno questo, c'è sempre difficoltà nel fare sta cosa qui, trovarsi faccia a faccia e discutere di quello che alla fine si discute online, no? Però faccia a faccia forse si è più concreti, si dicono meno fesserie, comunque è molto difficile. Qui la magia l'hanno fatta, nel senso la gente va da tutta Europa, ragazzi giovani, molti. Viene automatico anche pensare a seconde generazioni, ma molti non erano seconde generazioni. Secondo me è la cosa più bella. C'era di tutto. Quindi quando sono arrivato lì ho visto le persone, anche di cosa parlavano, e non parlo solo della conferenza, ma anche solo nelle pause. E alla fine parli di argomenti interessanti, utili, socialmente anche utili. Essere eritreo oggi nel mondo può essere di tutto, può essere una seconda generazione, può essere un ragazzo che è appena arrivato, può essere un ragazzo di seconda generazione nato o comunque cresciuto in Italia, ma poi sei andato a Londra, cioè c'è veramente, nel senso, avevi a che fare col mondo. E quindi è proprio la dinamica che era, secondo me, magia, cioè era proprio, la dinamica era, non lo so, non so neanche raccontarla sta roba qui, sono cose che a parole non riesco bene a descrivere. Questa roba esiste anche perché negli anni, no? Parlo proprio degli anni della lotta, in Europa già si facevano queste cose, però ai tempi c'era una guerra dichiarata, era un'altra dimensione, no? Grandi comunque, però dico in qualche modo c'era un po' il terreno per farlo. Nel terreno di oggi, per noi che siamo comunque cresciuti dopo, siamo in questa generazione, in qualche modo abbiamo già questa piattaforma, no? Nata da tutta l'esperienza dei vari festival di Bologna e così via. Poi questa cosa qui con l'indipendenza si era interrotta, poi ha ripreso. È come se avessero capito che c'era da difendere anche qua, cioè il fronte tra virgolette non era solo là ma arrivava fino a qua. Prima ho detto non c'erano solo le seconde generazioni, c'erano anche ragazzi che sono arrivati dopo con le imbarcazioni. È una cosa interessante da fotografare questa perché tendenzialmente si pensa sono tutte seconde generazioni, che cosa vuoi che ne sappiano loro dell'Eritrea e cose così. Invece no, c'era tutto lì dentro. Apro una piccola parentesi su questo, magari poi
sarebbe un discorso da fare a parte e approfondire. Viene quasi automatico pensare che chi esca dal paese è uno che sta, tra virgolette, tradendo il paese, piuttosto che sta rifiutando totalmente quella roba lì. Secondo me, il fatto che con questa conferenza c'erano non solo ragazzi di seconda generazione, è una prova che non è così, o comunque non è del tutto così, che ci sono delle sfumature da notare. Dico la mia impressione su questo. La storia sempre lì finiamo. La storia dell'Eritrea cresce su due filoni, no? Un filone che rimane in Eritrea e sono i patrioti che hanno combattuto e hanno fatto tutto il percorso per la liberazione, e c'è un altro filone che però è fuori nella diaspora, e il suo compito è di essere la mano che in qualche modo ciba e finanzia quella rivoluzione, quella lotta per l'indipendenza. Quindi culturalmente l'Eritrea viaggia su questi due binari, una che alla fine è un fronte unico che protegge il paese e l'altro sta fuori, e il suo dovere rispetto al paese è procurargli i mezzi per vincere la battaglia, no? Perché l'ho già detto altre volte, se quella battaglia fosse stata vinta con l'aiuto di una potenza qualsiasi, una volta vinto la libertà non era tua, era in partnership con quella potenza. La libertà ottenuta dagli eritrei è in partnership con gli eritrei della diaspora. La potenza estera sono gli eritrei della diaspora. C'è consapevolezza di questo, ogni eritreo che è in Eritrea ha qualche parente nella diaspora. Quindi i ragazzi che escono, dal mio punto di vista, non dico tutti perché non si può dire tutti, ognuno avrà la sua dimensione e la sua storia personale, però quello che vedo io è spesso fanno un salto da un filone all'altro, nel senso c'è quello fronte, come ho detto prima, che difende il paese, c'è un fronte fuori che si occupa del paese in un'altra maniera. È un ragionamento da approfondire, ma secondo me è interessante vederla da questo punto di vista, perché spiega molti fatti, no? Uno di questi, perché dei ragazzi che sono usciti dal paese poi tornano nella bocca del leone, no? Non avrebbe un senso, perché molti ragazzi usciti tornano poi durante le vacanze o cose del genere. Molti anche che non sono d'accordo con la visione, che dicono che l'Eritrea è una prigione a cielo aperto, certe cose le vedono, però nessuno le approfondisce o racconta mai, no? Perché rimane un mistero perché certe cose avvengono. Certe cose avvengono secondo me per questo, perché l'Eritrea ha due spiriti, uno è in casa e uno è fuori. Il fatto che uno è in casa voglia uscire fuori non è per forza detto che sta tradendo il paese o che sta girando le spalle al paese, perché ripeto, se no in queste manifestazioni non ci sarebbero anche i ragazzi usciti dopo. Quindi niente, era finita la batteria, quindi oggi è il giorno dopo. Dico altre due cose poi chiudo, perché ho visto che è già un po' lungo. Alla conferenza ho incontrato altri attivisti, conoscevo online, mi hanno regalato anche un libro che si chiama 2 settimane nelle trincee, reminiscenze giovanili e guerra in Eritrea. È scritto da Lemesghet Sfai ed è stato tradotto in italiano da Stefano Pettini, che è la persona che cura il sito eritrea.com. Me ne ha parlato, è sicuramente interessante, adesso non me lo sto a raccontare, però lo leggerò e poi ve ne parlo perché magari vi incuriosisco e le leggete anche voi. Un'altra cosa che posso dire è, comunque a me questa esperienza mi è piaciuta, l'ho trovata interessante, stimolante e l'ho trovata anche ti ricarica un po' le batterie, perché ti rendi conto che non sei da sola a fare le cose, bene o male siamo in tanti a farle, quindi è buono, e quindi un attimo ti ricarica sta cosa. In più, almeno a me mi è piaciuto anche perché si trattava di argomenti che a me interessano profondamente, cioè io a casa mia, con mia moglie, con la mia famiglia, con chi mi capita sotto tiro, di queste cose mi piace parlare, quindi per me non era una cosa abbastanza mi viene naturale, quindi mi è piaciuto anche per questo. La chiave per leggere questa conferenza è capire che è una conferenza di attivisti. Quindi non è una conferenza di eritrei e basta, è una conferenza di attivisti eritrei. Se uno non è un attivista, non è detto che tutto il flow non lo appesantisca. Può succedere, con me non è successo perché io sta roba qui, per me non è una roba che mi annoia, è un argomento che mi strainteressa, quindi per me ero in paradiso. Ho avuto l'impressione, vabbè, a parte la sicurezza, e anche nel gruppo media, credo di averne vista solo una, però nel resto dell'organizzazione c'erano molte donne. Anche questo mi ha colpito,
mi ha colpito, mi è piaciuto, perché erano le più attive, no? Quelle che facevano, quelli che in qualche modo mi è sembrato che ricoprissero i ruoli più alti lì dentro. Poi non sto dicendo che non c'erano uomini, però mi è piaciuto anche il fatto che ho visto tante donne, tra l'altro tutto in gamma, quindi mi è piaciuto anche da questo punto di vista. Un'altra cosa che ho notato è che c'è competizione fra le varie, fra i vari paesi, no? C'è un po' di competizione benevola, simpatica. Quest'anno è stata tenuta in Italia, quindi tutti quelli che sono venuti dagli altri paesi europei hanno mangiato cibo italiano, quindi e qui parte l'italiano, che rispetto agli altri paesi comunque il cibo italiano è particolarmente buono, quindi erano tutti felici. L'anno prossimo si terrà in Olanda la prossima conferenza. Sono saliti a festeggiare con la bandiera olandese e tutto quanto. Uno dei ragazzi ha detto ha detto tipo questa conferenza è stata molto bella, è riuscita bene, ma sappiate che la prossima conferenza che si terrà in Olanda sarà di molto meglio di questa, no? E tutti si sono messi a ridere. Poi, poi quando è sceso, un ragazzo di Milano ha avvicinato un ragazzo olandese e gli ha detto sì, ma con il cibo come fate? Quindi probabilmente faranno il catering dall'Italia. Però no, ho notato anche questa cosa che in qualche modo è uno stimolo a fare meglio, avere una competizione simpatica. C'è una bella atmosfera. Niente, ci sentiamo nei commenti se sarà il caso. Ciao.